Salute a tutti! Abbiamo visto nei precedenti video come quanto scritto da Giuttari nei suoi due libri Compagni di sangue e Il mostro non fosse vero riguardo lo stimolo che ebbe a iniziare le indagini sul patrimonio di Pacciani. In Compagni di sangue abbiamo visto che questo stimolo gli sarebbe venuto dal sequestro dei buoni di Pacciani il 2 luglio, ma la cosa non è vera perché questi controlli erano partiti il 20 maggio con una richiesta a Canessa di poter indagare appunto sui buoni di Pacciani, sui libretti di risparmio di Pacciani. Nel mostro, allora il Compagni di sangue è del 98, il mostro è del 2005, nel mostro si legge invece che questo stimolo a fare queste indagini gli sarebbe venuto dopo l'uscita di lotti del dottore che abbiamo visto, no? Che è di metà novembre. Ecco, anche questo appunto non è vero. Nel preparare questo video mi sono reso conto che nel libro successivo, questo, Confesso che ho indagato, del 2015, Giuttari scrive un'altra cosa. Allora io sono qui a precisare questi argomenti per un motivo molto semplice, perché sono libri questi di grande diffusione e diciamo che non è corretto che si diffondano queste notizie inesatte. Ecco, per cui voglio precisare anche che è inesatto quello che viene scritto su Confesso che ho indagato. Infatti vi si legge: il giorno seguente, 13 giugno, Lotti invia al sostituto procuratore una lettera nella quale racconta nuovi fatti. Qui il 12 giugno Giuttari racconta di un interrogatorio in cui Lotti aveva detto di aver visto Francesco Vince e compagnia bella. Dice che il 13 giugno Lotti avrebbe scritto praticamente la lettera spontanea. È una confessione scioccante, dalla quale intuiamo che l'uomo deve essere tormentato da rimorsi e si decide di convocarlo per chiarire alcune cose. Allude a un dottore che pagava Pacciani per ottenere i feticci. Una sera aveva visto un uomo a bordo di una macchina scura richiamare l'attenzione di Vanni e racconta la storia che conosciamo bene di Vanni che sarebbe andato a sentire cosa voleva questo sarebbe il personaggio del dottore che andava da Pietro Pacciani a comprare i feticci. Ecco, Giuttari colloca in Confesso che ho indagato questo racconto di Lotti, conseguente alla sua lettera spontanea, al 14 giugno, il giorno dopo, 13 giugno la lettera, 14 questo racconto, questo interrogatorio. No? Sappiamo bene che invece l'interrogatorio, la lettera e l'interrogatorio sono di metà novembre, cioè di 5 mesi dopo. Giuttari a questo modo può, dopo questo racconto di Lotti, andare a fare il sequestro dei buoni di Suor Elisabetta e da lì poi, in mano a Suor Elisabetta, quelli di Pacciani, e da lì poi partire con i suoi controlli sul patrimonio, no, raccontando una cosa che è assolutamente falsa. E questo bisogna dirlo, e bisogna anche dire che non si capisce perché. Sì, è vero che qui è Giuttari scrittore che scrive queste cose, no? Però è Giuttari scrittore che racconta della sua attività di indagatore, diciamo così, no? La cosa lascia molto perplessi, anche se si pensa alle dichiarazioni dell'avvocato Neri Pinucci, di quegli interrogatori dove Lotti raccontava le sue cose senza l'assistenza di un avvocato. Insomma, nei verbali conseguenti quello che c'è scritto, e a questo punto ci si domanda quanto sia affidabile, no? Comunque, diciamo che l'argomento chiuso. Rimaniamo però sempre sul discorso dei controlli sul patrimonio di Pacciani, con una considerazione. Com'è che venne in mente a Giuttari e anche al PM, insomma Giuttari era d'accordo con Canessa, ai magistrati, di fare questi controlli sul patrimonio di Pacciani? In fin dei conti, negli anni precedenti i suoi beni erano stati controllati più volte, che Perugina aveva fatto le sue perquisizioni e erano ben noti i suoi averi. No? Nessuno aveva mai pensato che questi soldi potessero derivare dalla sua attività delittuosa. Sì, è vero che non c'erano i compagni di merende, c'era l'idea di Pacciani che avrebbe ucciso da solo, ma insomma, però non parve strano, no, che Pacciani avesse tutti questi soldi. Era stata un'idea di una fulminazione di Giuttari o di qualcun altro qualcuno della procura, ma alcune correlazioni di date fanno pensare al sottoscritto
che dietro ci fosse stato un suggeritore esterno, anzi una suggeritrice, che rispondeva al nome di Gabriella Pasquali Carlizzi. Vedremo più avanti i motivi di questo sospetto. Adesso cerchiamo di capire chi era questa persona, questo personaggio. Dico chi era perché è morta nel 2010 a 63 anni. Comunque Gabriella Pasquali Carlizzi si definiva lei stessa una giornalista investigativa che aveva sempre cercato di entrare in qualche modo dentro le inchieste che comparivano sui giornali, quelle più famose, più eclatanti, no? E aveva sempre cercato di entrare proponendo delle sue ipotesi, anzi dicendosi anche depositaria di alcune verità che avrebbero così cambiato le carte in tavola, avrebbero fatto andare le indagini da qualche altra parte rispetto alla loro direzione del momento. Io faccio due esempi di questi suoi interventi in questioni, diciamo, in vicende eclatanti. Cominciamo da quella relativa alla vicenda del sequestro di Aldo Moro, in particolare dei documenti riservati che Aldo Moro avrebbe avuto con sé e che sarebbero stati presi dalle Brigate Rosse. Ricordo che Aldo Moro, lo statista della Democrazia Cristiana che venne sequestrato negli anni di piombo nel 78, venne tenuto prigioniero con lettere che lui, poveraccio, scrisse per cercare di farsi liberare, e poi dopo venne ucciso. Ecco, c'è la storia di quello che lui scrisse, anche dei documenti che lui avrebbe avuto con sé, che poi sarebbero stati ritrovati, non si sa se fossero stati gli originali, fossero stati veri, insomma c'era tutta una storia. Ecco, in questa vicenda entrò la Carlizzi. Leggiamo in un articolo di Repubblica del 1 novembre 1990. Ieri sono state anche ascoltate come testi dagli inquirenti che indagavano su questa vicenda, no? Come testi Maria Fidamoro e la signora Gabriella Carlizzi. Maria Fidamoro era la figlia di Aldo Moro. Quest'ultima, la Carlizzi, era stata già sentita nei giorni scorsi, ma ieri sul Corriere della Sera sono apparse sue dichiarazioni nelle quali ha affermato di aver visto gli originali dei documenti di Moro nelle mani di Valerio Morucci nel carcere di Paliano. Un'altra versione, cioè in questo momento raccontò un'altra versione, in questa audizione. La testa ha ribaltato quanto riferito dal giornale. Avrebbe detto ai magistrati di non aver visto alcun documento, ma di aver sentito dire in carcere, quando prestava l'attività di assistente volontaria, che Morucci aveva quei documenti. Morucci è uno dei sequestratori di Aldo Moro, no? La Carlizzi, per alcune sue dichiarazioni, è stata denunciata per diffamazione dal professor Tommaso Mancini, difensore di Morucci. Inoltre, ai due magistrati romani, la donna ha detto più volte di essere amica di Maria Fidamoro, figlia di Aldo Moro, e ha rivelato alcune presunte confidenze della figlia dello statista DC. Interrogata come test, Maria Fidamoro avrebbe precisato che la Carlizzi l'avrebbe importunata da anni e ha aggiunto che ne sono al corrente tutte le massime autorità di pubblica sicurezza e degli istituti di prevenzione e pena. Come si vede, Gabriella Carlizzi aveva raccontato al Corriere della Sera una storia che poi cambiò nel momento in cui la sentirono i magistrati. Si accreditò come amica di Maria Fidamoro, che però smentì, la figlia di Moro, che però smentì. Infatti, a maggior dimostrazione, il 4 novembre successivo la Maria Fidamoro scrisse una lettera a Repubblica dove si legge: «Ho un concetto dell'amicizia troppo alto per consentire a una persona che conosco appena, che non stimo e che avrei preferito non conoscere mai, di entrare a forza nel numero dei miei amici». Per cui Maria Fidamoro sconfessò assolutamente questa amicizia millantata dalla Carlizzi, e insomma questa vicenda poi alla fine la Carlizzi aveva, diciamo, detto di sapere delle cose che poi si risolsero in nulla. Un'altra vicenda nella quale entrò la Gabriella Carlizzi è quella della clinica dei VIP di Bergamo. Questa vicenda è una vicenda un po' meno drammatica assolutamente di quella di Aldo Moro, però una vicenda che ebbe una grande risonanza sui giornali, perché in questa clinica di Bergamo, che era una clinica del benessere, no? Queste cliniche dove vanno persone facoltose a ritemprarsi, massaggi, piscine, funghi, tutte queste cose qua, no?
Era una clinica frequentata da gente nota, ci andava Celentano, Zucchero, Pavarotti, Carla Fracci, insomma gente di questo tipo, anche Lorella Cuccarini. Ecco, si scoprì che il titolare di questa clinica, un certo Pier Antonio Bettelli, non aveva i requisiti professionali per effettuare il lavoro che stava facendo. Da lì nacque tutta un'inchiesta nella quale entrò a gamba tesa anche la Carlizzi. Come entrò? Entrò, adesso ce lo spiega questo articolo di Repubblica 2 agosto 1995. Sembrerebbe a prima vista una delle classiche truffe all'italiana. C'è un bravo praticone che si spaccia per illustre clinico. Allora, c'è da dire che questo Bettelli, che pare che non avesse i requisiti, però i VIP si fidavano di lui era bravo nello svolgere il suo lavoro, no? Che si spaccia per illustre clinico, guarisce la gente, ma non ha un titolo di studio e finisce nei guai. Invece qui a Bergamo la trama è misteriosa e complessa. La storia poteva restare coperta sino a quando nel centro di Bergamo non irrompe per farsi curare la giornalista Gabriella Pasquali Carlizzi. La Carlizzi ha una passione per le storie oscure, ha contribuito a far mettere sotto accusa Monsignor Cassisa, ha denunciato per mazzette Andreotti e Craxi addirittura, se si imbatte in qualcosa che non quadra corre in qualche procura. E così ha fatto anche questa volta. Per 2 mesi è stata ospitata nella villa di Bettelli. La Carlizzi si era fatta ricoverare, insomma, si era avvalsa dell'operato di questo Bettelli per 2 mesi e per fare le sue indagini, immagino, no? La data cruciale è il 2 luglio scorso, quando muore agli ospedali riuniti di Bergamo Giambattista Arzuffi, anziano architetto, curato prima da Bettelli, che lascerà erede. Qualcosa, secondo la giornalista, non quadra. Ecco, c'è da dire che la Carlizzi era riuscita a entrare in confidenza con una donna, una certa, adesso non mi ricordo il nome, una Cristiana Crivelli, che era l'amante di questo Bettelli e c'erano state anche delle registrazioni insomma, filmati a luci rosse e così via, e questa Crivelli aveva raccontato alla Carlizzi delle cose un pochino strane, no? Qualcosa secondo la giornalista non quadra, convince gli inquirenti, tant'è vero che il cadavere, nonostante abbia subito già 2 autopsie, cioè il cadavere di questo Arzuffi, nei giorni scorsi viene riesumato e sottoposto al terzo esame autoptico. Gli anatomopatologi cercano alcuni farmaci letali. Se li troveranno, saranno riesumate altre 2 salme, un paziente che si è buttato giù da una finestra del centro 6 anni fa e un assistente che nell'aprile scorso è stato trovato morto sempre nel centro davanti alla prefettura, in una pozza di sangue e con medicine in bocca. Ecco, la Carlizzi evidentemente aveva cercato di avvertire gli inquirenti che queste morti erano morti sospette, che potevano essere state morti determinate da farmaci che erano stati somministrati in questa clinica. La Carlizzi riuscì addirittura a far esumare anche la salma di un personaggio ancora più noto di questi, uno dei più noti di tutti, diciamo Walter Chiari, il famoso comico. Allora, lei ipotizzò che appunto potesse essere stato ucciso con questi farmaci, ma anche lì tutto finì in niente, no? Tutto finì in niente. Dal Corriere della Sera del 9 ottobre 96. Walter Chiari, nessun mistero. La magistratura ha archiviato l'inchiesta sulla morte dell'attore. Cade così l'accusa più grave, omicidio colposo, per Pier Antonio Bettelli, il massaggiatore delle star, imputato di truffa ed esercizio abusivo della professione. E ieri, giorno del processo per la clinica dei VIP, l'avvocato Ruggero, legale dei familiari di Walter Chiari, non ha lesinato polemiche. La riesumazione della salma si è rivelata assolutamente inutile, come noi stessi avevamo sostenuto, un atto di violenza morale pesante. Invano Simone, figlio 22enne di Alida Kelly e Walter Chiari, si era opposto alla riesumazione. Il popolare attore morì il 20 dicembre 91 all'età di 67 anni nel suo appartamento alla periferia di Milano. Per i medici non ci furono dubbi, insufficienza cardiocircolatoria provocata anche dalle precarie condizioni fisiche. Dunque nessuna autopsia. Fu durante gli interrogatori delle 2 grandi accusatrici di Bettelli, la giornalista Gabriella Pasquali Carlizzi e l'ex dipendente del centro fisioterapico Cristiana Crivelli, che vennero sollevati i primi sospetti. Walter Chiari era stato in cura alla clinica dei VIP. Sospetti che spinsero la magistratura a ordinare la riesumazione della salma.
Allora, abbiamo fatto questi due esempi, diciamo, di vicende eclatanti nelle quali Gabriella Pasquali Carlizzi era entrata a gamba tesa. Ce ne sono anche altre, poi alcune altre le vedremo in un trafiletto, le nomineremo in un trafiletto. Però la Carlizzi, oltre a queste vicende che riguardavano personaggi famosi, ne ebbe vicende giudiziarie che riguardavano personaggi famosi, ne ebbe anche di sue, in particolare una. Leggiamo in Repubblica del 15 settembre 1995. Gabriella Pasquali Carlizzi, testimone volontaria in tante inchieste e in tante oscure italiche vicende, è stata arrestata ieri mattina dagli uomini della Guardia di Finanza. Insieme a lei è finito in manette anche il marito. Gabriella Pasquali Carlizzi, a quanto ne so, Pasquali è il cognome della donna, da ragazza, e Carlizzi è il cognome del marito. Ai coniugi è stata concessa la detenzione domiciliare. L'accusa è gravissima, circonvenzione di incapace. I due coniugi, fondatori dell'Associazione Volontari della Carità, avrebbero indotto 7 anziane persone, 7 numero, non le 7 persone, 7 anziane persone, a finanziare l'associazione con grosse cifre, fino a un totale di circa 2 miliardi di lire. Cioè questi erano riusciti a farsi dare 2 miliardi di lire da queste persone che si erano iscritte, insomma, a questa associazione. Una sola coppia di anziani, i dei lei, ha raccontato al giudice di aver dato ai coniugi Carlizzi almeno 900 milioni di lire, dopo aver saputo che la coppia andava raccontando in giro di essere la reincarnazione di un sacerdote deceduto nel 1984, il noto padre Gabriele. Non dare soldi per la sacra memoria di padre Gabriele avrebbe significato incorrere in gravi disgrazie, questo almeno secondo i denuncianti. Questo padre Gabriele è una specie di santone che è maestro della Carlizzi, e la Carlizzi sosteneva che dall'aldilà questo padre Gabriele le avrebbe, diciamo, fatto delle confidenze, le avrebbe raccontato delle cose che poi lei utilizzava per i suoi, insomma, che raccontava, no? che scriveva anche in un sito internet una volta. Questa vicenda andò avanti per diversi anni prima di avere la sua conclusione, una conclusione che ù pesante per la Carlizzi. Lo si legge la conclusione in Repubblica del 5 luglio 2006, addirittura più di 10 anni dopo. 5 anni e mezzo di reclusione per l'accusa di circonvenzione di incapace. È la condanna inflitta a Gabriella Pasquali Carlizzi per aver compiuto un raggiro nei confronti di alcuni anziani che avevano aderito all'Associazione dei Volontari della Carità, fondata dalla donna insieme con il marito Carmelo Maria Carlizzi, condannato anche lui a 4 anni di reclusione. Al centro della vicenda, iniziata nel 1984, c'era un raggiro della Pasquali Carlizzi che, spacciandosi come il tramite di un religioso defunto, padre Gabriele, avrebbe convinto alcuni anziani a versare dei beni valutati in 2 miliardi delle vecchie lire. Allora, fino a qui abbiamo visto il personaggio prima diciamo, al di fuori della vicenda del mostro di Firenze, no? Insomma, un personaggio con molti punti oscuri, insomma, questi suoi ingressi in vicende giudiziarie eclatanti che non portarono mai a nulla, e questa sua vicenda poco pulita, sembrerebbe, in cui addirittura si approfittò di anziani per impadronirsi di 2 miliardi di lire, non sono noccioline 2 miliardi di lire. Adesso arriviamo al mostro di Firenze. Ecco, Gabriella Pasquali Carlizzi entrò nella vicenda del mostro di Firenze in un modo molto particolare, no? Ci entrò accusando, diciamo così, entrando dentro queste accuse che sarebbero partite da un'altra persona, accuse allo scrittore famosissimo scrittore Alberto Bevilacqua, che venne accusato di essere il mostro di Firenze. Vediamo come andò questa storia. Allora, da un punto di vista documentale, perlomeno per i documenti che sono in possesso di chi vi sta parlando, la storia inizia il 25 febbraio 95, quando un dirigente della Questura di Roma, Nicola Cavaliere, inviò un'informativa al procuratore Emma D'Ortona. In questa informativa che io ho, questo Cavaliere raccontava di aver ricevuto una telefonata da Gabriella Pasquali Carlizzi, dove la donna gli diceva di essere in possesso di informazioni importanti riguardanti la vicenda del mostro di Firenze.
Cavaliere era andato presso l'ufficio della Carlizzi a sentire quello che aveva da dire e in questa informativa riportava quello che aveva sentito al magistrato. Sentiamo quello che c'era scritto in questa informativa. La Carlizzi riferiva di aver appreso da una ragazza di nome Anna Maria Ragni che il mostro di Firenze si identifica con il noto scrittore Alberto Bevilacqua. La Carlizzi aveva quindi effettuato una serie di indagini, di riscontri e altri accertamenti, giungendo alle stesse conclusioni della giovane donna. Cioè, la Carlizzi aveva raccolto la voce di questa Ragni, che sarebbe stato Bevilacqua, sarebbe stato il mostro, e poi aveva indagato per suo conto, giungendo alle stesse conclusioni. Riferiva ancora che la giovane era stata per un breve periodo l'amante di Bevilacqua e che nel corso degli incontri amorosi avrebbe verificato alcuni atteggiamenti mostruosi dell'uomo, con totali sdoppiamenti della personalità. La Carlizzi, dopo aver ricevuto questo input dalla giovane, aveva iniziato una serie di verifiche che lo scrivente provvedeva ad appuntarsi su un foglio e che qui di seguito si riportano. La giovane avrebbe visto in un armadio dell'abitazione di Bevilacqua molte confezioni del medicinale psicofarmaco Norzetam. Ricordo che il Norzetam era quel medicinale del quale fu trovata una bustina vuota sulla piazzola del delitto di Baccaiano, che poi vennero fatte delle indagini, si ipotizzò che l'avesse potuta consumare il mostro di Firenze durante il delitto, no? Altra cosa riguardante Bevilacqua. Bevilacqua avrebbe una casa in località Sermide, non so, di Ferrara. Alcuni testi del processo Pacciani sarebbero di Sermide. Io non so niente di questa cosa, di questo Sermide. Il Bevilacqua sarebbe stato più volte ricoverato in un ospedale psichiatrico in località Colorno. La madre dello scrittore sarebbe stata a lungo ricoverata in vari ospedali psichiatrici e lui sarebbe stato cresciuto da una donna. Questa si sarebbe suicidata nello stesso periodo in cui è giunta la sentenza di condanna per il Pacciani. Il Bevilacqua frequenterebbe la zona di San Casciano, la zona dei compagni di merende, no? È inutile ricordarlo, Pacciani che abitava a Mercatale, che è una frazione, Vanni e Lotti, in quanto alcuni suoi libri sarebbero stati stampati presso le officine grafiche di quella località. Quello stesso 25 febbraio il magistrato Emma D'Ortona chiamò la Carlizzi per sentirla, no? E la Carlizzi le raccontò più o meno le stesse cose che aveva raccontato a Cavaliere. Emma D'Ortona a quel punto avvertì i magistrati di Firenze che il 2 marzo convocarono sia la Carlizzi sia la Ragni. Davanti a loro c'erano Vigna, Canessa e Fleury, un altro sostituto procuratore di Firenze. Leggiamo dal verbale della Ragni, le dichiarazioni della Ragni. Sentiamo come andò questa storia di Bevilacqua, no? Per come la raccontò la Ragni. Il Bevilacqua mi ha detto espressamente, nell'unica volta che l'ho visto, ecco, qui si scopre già che questa relazione, che sarebbe durata un po' secondo la Carlizzi, fu un incontro soltanto, di essere lui il mostro di Firenze. Lo avevo cercato io il Bevilacqua perché ero rimasta impressionata dai discorsi che faceva in televisione e volevo conoscerlo. Questi personaggi famosi, no? Attori, scrittori, insomma, beati loro, cioè, hanno la possibilità di avere questi contatti con i fan, con le fan. E evidentemente questa Ragni voleva conoscere Bevilacqua. E vediamo come l'aveva conosciuto. Nell'aprile dell'anno scorso chiese a un mio amico di Milano di trovarmi l'indirizzo del Bevilacqua. Io cominciai a scrivere poesie che mandavo in forma anonima allo scrittore. Alla fine mandò queste poesie per incuriosire, no? questo scrittore con queste poesie in forma anonima. Alla fine gli mandai anche 2 lettere con il mio indirizzo e il telefono, una volta che l'aveva incuriosito. E lui mi telefonò. Parlammo un po', gli dissi che lo volevo conoscere e lui mi chiese se volevo portare fino in fondo il rapporto. Insomma, Bevilacqua sarà stato abituato a questi contatti con le fan, eccetera, eccetera, no? E per non perdere tempo le chiese, ma insomma, dovevo arrivare in fondo? Mi chiamò il 31 agosto, andai a casa sua il 1 settembre. Mi ha subito offerto da bere, abbiamo un po' parlato. Conversando siamo andati prima in terrazza, poi ci siamo seduti sul divano in casa, a un certo punto da tranquillo mi è sembrato teso e serio. È diventato quasi malinconico e mi ha fatto una strana domanda. Tu sei una ladra, hai rubato in casa mia? Poi ha aggiunto,
Tu non hai paura dei mostri? E ancora, sono io il vero mostro. Mi aggiravo nei boschi con Ligabue. Non so se Bevilacqua la stava prendendo in giro o che, insomma, lei raccontò questa cosa. Si è assentato più volte e mi ha lasciato sola anche per una decina di minuti. Ho girato per la casa, girando ho trovato Alberto in camera da letto spogliato. Cioè lui era andato in camera da letto, si era, diciamo così, messo nella situazione che voleva lui. Abbiamo avuto un rapporto completo, anche se lui è andato in bagno più volte. Beh, magari era un po' in anziana, ha avuto qualche problema di prostata. Diceva parole volgari e mi ha preso con violenza. Mentre era in bagno ho visto che in un armadio aveva tante medicine. Mi ricordo anche una medicina con un'etichetta Norzaden, sarà stata il Norzetam, no? A mia domanda mi ha detto che alcune medicine erano di sua madre. Parlandomi parlò di quest'ultima, che era stata ricoverata in manicomio quando lui aveva 5 o 6 anni e lui era stato affidato ad altri. Sono stata in casa sua dalle ore 17:30 alle ore 22 circa. Uscendo mi disse di chiamarlo perché lui aveva tanti problemi e aggiunse, proprio mentre stavo uscendo, io sono il vero mostro di Firenze. Allora, Bevilacqua, tutto contento forse per essersi fatto questa cosa così, chiamiamola, non so, capite bene di cosa parlo, non sapeva che si era creato un sacco di guai che sarebbero durati a lungo, no? Non sapeva con chi aveva avuto a che fare. A sua volta, nell'occasione che dicevo, questo 2 marzo, anche la Carlizzi parlò con i magistrati e raccontò la sua versione, no? Raccontò quello che lei aveva poi trovato indagando. Tra le altre cose disse: di mia iniziativa ho accertato presso l'ospedale psichiatrico di Colorno che il noto scrittore sarebbe stato ricoverato per ben 2 volte. Voglio precisare che ho parlato con il dottor Bianchi, a cui ho telefonato oggi stesso. Allora, vabbè, io non so i magistrati di Firenze di fronte a questo nome, Alberto Bevilacqua, che cosa pensarono. Io penso che pensarono che questa qui raccontava delle storie, non so, che forse Bevilacqua l'aveva presa in giro. In ogni caso fecero le loro indagini, era obbligatorio, no, per loro fare le indagini. Incaricarono alcuni uomini della SAM, in particolare l'ispettore Riccardo Lamperi e il sovrintendente Alessandro Venturini, che si interessarono e interrogarono questo dottor Bianchi che la Carlizzi aveva detto di aver contattato, che le aveva detto che Bevilacqua era stato ricoverato presso la sua clinica psichiatrica, e questo smentì sia del ricovero di Bevilacqua sia di aver parlato con la Carlizzi. I 2 uomini della SAM verificarono anche la questione di San Casciano, no? Che è appunto il paese dei compagni di merende, e verificarono che nella stamperia, non so cos'è, dove venivano stampati questi libri, non sapevano nulla di Bevilacqua, non avevano mai stampato libri di Bevilacqua. A quel punto i magistrati di Firenze incriminarono le 2 donne, accusavano le 2 donne di calunnia. Il 13 marzo e vennero iscritte nel registro degli indagati e ne venne chiesto l'arresto addirittura. Arresto che però fu respinto dal GIP nel caso della Ragni perché mancavano i requisiti di urgenza e possibilità di reiterazione del reato, per la Carlizzi perché per incompetenza territoriale, perché la Carlizzi aveva fatto il suo eventuale reato, l'aveva fatto a Roma, per cui i magistrati di Firenze erano incompetenti. Allora la vicenda andò avanti per diverso tempo e la Carlizzi non si scoraggiò per nulla e nel febbraio del 1996 pubblicò un libro, questo, Lettera ad Alberto Bevilacqua, nel quale ribadiva tutte le sue, raccontava la vicenda secondo il suo punto di vista e ribadiva tutte le sue accuse. Andò avanti anche la vicenda giudiziaria fino a che la Carlizzi venne condannata. Leggiamo questo comunicato dell'agenzia Adrocronos del 25 maggio 2000. Gabriella Pasquali Carlizzi, che nel 1995 aveva accusato lo scrittore Alberto Bevilacqua di essere il mostro di Firenze, è stata condannata per calunnia dal Tribunale di Roma. Il presidente ha inflitto alla Carlizzi una pena di 2 anni di reclusione, mentre l'altra imputata, Anna Maria Ragni, ha patteggiato la pena a 16 mesi. La Pasquali Carlizzi era stata già condannata dal Tribunale Civile di Roma a risarcire all'autore di tanti bestseller la somma di 500 milioni di lire.
per i danni arrecati alla sua immagine in seguito alle affermazioni diffamatorie che lo avevano coinvolto nei delitti delle coppiette nei dintorni di Firenze. Qui poi il comunicato dell'Adrocronos va, diciamo, oltre la vicenda di Bevilacqua e racconta qualcosa della Carlizzi, vale la pena leggerlo. Gabriella Pasquali Carlizzi, ex assistente sociale a Roma, agli inizi degli anni 90 fondò il periodico L'Alta Repubblica, pubblicando di volta in volta presunti scoop, poi rivelatisi sempre bolle di sapone. La giornalista, che di recente è stata condannata per calunnia anche ai danni del questore di Perugia, Nicola Cavaliere, evidentemente questo Cavaliere di Roma era poi diventato questore a Perugia, quello che aveva raccolto le sue prime dichiarazioni, si è dichiarata via via in possesso di clamorose verità sui delitti di via Poma e dell'Olgiata, sulla morte dell'attore Walter Chiari, sulla banda della Magliana, sul caso Moro, sul rapimento di Emanuela Orlandi, sull'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sulle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio. Insomma, sembra di capire che la Gabriella Pasquali Carlizzi entrava in queste inchieste dicendosi depositaria di chissà quali informazioni e poi tutto andava a finire in nulla, no? Non so io cosa poteva spingere questa donna a proporsi, poi rischiando denunce, anzi raccattando delle denunce, no? E anche condanne, ma comunque ritorniamo alla vicenda del mostro di Firenze. Dopo questo ingresso un po' così e così, no? In questa vicenda, attraverso le accuse della Ragni a Bevilacqua, oggettivamente poco credibili, il povero Bevilacqua mi sembra di ricordare che in varie occasioni raccontò la sua disperazione, cioè lui si era trovato in mezzo a questa vicenda assolutamente inerme. Lui effettivamente dava l'impressione di esserci rimasto veramente molto male, no? Per lui era un'angoscia questa cosa qua. E appunto dicevo che dopo questo ingresso nella vicenda, un ingresso un po' così e così, Gabriella Pasquali Carlizzi aggiustò il tiro, ebbe un'intuizione molto molto felice dal suo punto di vista, non dal nostro, neppure dalla vicenda del mostro, dal suo punto di vista ebbe un'intuizione molto felice. Allora, per le informazioni che adesso vi racconto sono reperibili nel libro che lei pubblicò nel 2009. Ecco, è un libro che non è un libro, sono tanti libri, sono 7 o 8, che però è un'opera unica, no? in tanti volumi. Tra questi volumi ce ne sono 2 che raccolgono tutta la documentazione che attesta lo scambio, diciamo le sue lettere, non lo scambio ma le sue lettere ai magistrati, agli inquirenti, insomma agli investigatori della vicenda del mostro di Firenze. Lei scrisse tantissimo, scrisse tanti suggerimenti e fu ascoltata tante volte. In questi due volumi, sono 2 volumi dei 7 o 8 dell'opera intera che raccolgono queste sue lettere. Ora, in questo volume si legge una lettera del 25 marzo 96 scritta a Vigna, Canessa e Florì. Si legge: Illustrissimi signori, intendo informarvi di un particolare aspetto che è emerso nell'ambito della mia personale indagine sul mostro di Firenze. Ritengo sia credibile il fatto che coloro, Vanni, Pacciani, Lotti, che avrebbero partecipato alle esecuzioni, in quanto organizzati, erano esenti da qualsivoglia movente psicologico o paranormale, ma usati nelle loro perversioni e consuetudini nell'ambiente dei guardoni e della prostituzione, eseguivano un mandato. È evidente che per quanto riguarda gli esecutori, i delitti non venivano concretati gratuitamente, ma in una collegiale complicità potevano essere garantiti solo da un passaggio di denaro e altri beni. Come pure, se la mente commissionava i delitti per necessità occulte e finalizzate a riti sacrificali, tale pratica deve necessariamente essere pagata. Nell'ambito della mia indagine mi sono chiesta, e spero vi chiediate anche voi, come si giustifica l'assetto patrimoniale di Pietro Pacciani? Con quali soldi acquista 2 case intestate alle figlie e contemporaneamente mette a frutto decine di milioni di risparmio in titoli di vario genere? Queste parole forse qualcuno di voi le ha già sentite nei miei video precedenti, no? Io le ho già sentite. O vogliamo veramente credere che abbia maturato certe somme mettendo da parte qualche centinaio di 1000 lire al mese? Non gli sarebbe bastata un'intera vita. E allora, teniamo presente che Gabriella Pasquali Carlizzi
era riuscita a entrare nelle confidenze di Pietro Fioravanti, che era uno dei due avvocati storici di Pietro Pacciani. La scusa era stata quella di farsi assistere per le sue beghe giudiziarie, no? Ma in realtà si può pensare che il suo vero scopo fosse quello di cominciare a cercare di capire un po' quello che c'era intorno a questa vicenda di Pacciani, documenti e compagnia bella. Ecco, e poi aveva maturato questa convinzione che dietro i delitti la nuova, diciamo, configurazione a più persone del mostro di Firenze, Pacciani, compagni, dietro c'erano dei mandanti che li pagavano. Ci sono tutti gli ingredienti della pista esoterica, insomma, no? In questa lettera, mi sembra evidente. Allora, aggiungiamo un altro tassello a questa vicenda, diciamo, della Carlizzi eventuale suggeritrice della pista esoterica. Ecco, sempre in questo libro si trova una lettera datata 20 maggio, che 20 maggio, ecco, ricordo che la lettera precedente del 25 marzo ha quasi un mese di distanza dal 20 maggio 96, giorno in cui Giuttari prese carta e penna, scrisse a Canessa chiedendogli delega per indagare sul patrimonio di Pacciani. Quello stesso 20 maggio anche la Carlizzi scrisse sempre agli stessi magistrati di prima, Vigna, Canessa e Florì, e le scrisse questa lettera. Illustrissimi signori, lo scorso venerdì 17 ho incontrato a Firenze il capo della squadra mobile, dottor Giuttari, con il quale avevo preso un appuntamento onde illustrare circostanze nuove relativamente all'attuale inchiesta sul mostro di Firenze. Seppure con grande soddisfazione ho avuto conferma dell'orientamento della Procura verso una vera e propria organizzazione, e di tale orientamento ritengo, verbale alla mano, di essere stata promotrice, vedere verbale di interrogatorio del 18 dicembre 95, cioè lei asserisce qui che già nel dicembre precedente, 95, aveva raccontato queste sue ipotesi in un interrogatorio. Io però questo verbale non ce l'ho, non l'ho mai visto. Ho peraltro percepito ancora una certa difficoltà nella lettura completa del fenomeno, che non può certo fermarsi alla bassa manovalanza delle esecuzioni, ma all'obbligo di risalire ai mandanti e ai mandatari, nonché alle eventuali complicità che di volta in volta hanno procurato coperture e depistaggi. E qui la Carlizzi racconta questa sua idea di chi c'era dietro i delitti del mostro di Firenze, un'idea che poi sarebbe stata perfezionata nel tempo, ma qui già c'è un po', diciamo così, si capisce già che cosa pensava. Se proviamo a immaginare una piramide che comprende la chiave di lettura del fenomeno mostro di Firenze, possiamo distinguere vari strati. Alla base, manovalanza locale e scelta nel mondo ricattabile dei guardoni e pervertiti. Gente sicuramente conosciuta anche dalle forze dell'ordine locali e forse, speriamo che non sia così, coperta anche da qualcuno di questi. Qui la Carlizzi sta parlando di Pacciani, Vanni e Lotti e sta dicendo che forse sono stati anche protetti da qualcuno più in alto di loro. A livello immediatamente superiore, frequentatori locali, gli operatori dell'occulto e capaci di contrattare con la suddetta manovalanza il prezzo in denaro di tali lavoretti. Qui potrei pensare al mago Indovino o Indovino, quello che era, non so se la Carletti lo conosceva già, probabilmente sì, avrà parlato magari anche con Laghi Ribelli, chi lo sa. Questo mago Indovino che non si sa bene quale fosse stato il suo ruolo in questa vicenda, e è possibile che lei parli di questo livello, di questo secondo livello che era quello lì. Ancora più su va ricercato il mago in loco, o forse l'indovino era questo, il quale appena raggiunta la certezza di poter attuare il rito con la disponibilità dei feticci, dei feticci non si era ancora letto, anche i feticci fanno parte dello scenario immaginato della Carlizzi, no? Cioè quelli, l'oggetto, diciamo così, della vendita. Organizza, eventualmente con collaboratori di livello superiore nelle pratiche dell'occulto, il rito vero e proprio, quello cioè mediante il quale può adempiere, secondo le esigenze espresse da chi si è rivolto alla magia, costretto da situazioni di sofferenza personale. Cioè, insomma, sta dicendo la Carlizzi che questi riti che si avvalevano del potere magico, di questi pezzi, di questi feticci, insomma, questi riti servivano, dice lei, per sanare certe malattie, certi problemi, sono delle persone che commissionavano questi delitti. No? Ora,
Allora, abbiamo visto che la Carlizzi sta dicendo che il 17, il venerdì, aveva raccontato tutte queste cose a Giuttari. Il 25 aveva scritto questa lettera ai magistrati, il 25 di marzo, il 17 maggio non si sa cosa era successo nel frattempo, se era stata ascoltata, non sembra, perché nei suoi libri non si legge, però insomma evidentemente Giuttari l'aveva convocata, oppure lei si era proposta, insomma Giuttari l'aveva ascoltata il venerdì precedente, il lunedì aveva scritto la lettera a Canessa. Ora, io penso, Giuttari quando ascoltò la Carlizzi, già probabilmente i magistrati gli avevano trasmesso quella lettera che lei gli aveva scritto, no? E sapeva già delle idee della Carlizzi. Ora, era lui che già prima aveva immaginato questa vicenda di Pacciani che vendeva questi feticci? Certo, è possibile, anche perché poi Giuttari avrebbe dimostrato tutto il suo talento di scrittore, no? Il suo talento di fantasia. Potrebbe aver avuto lui quest'idea, no? Che Pacciani avesse fatto questi soldi, avesse fatto i suoi soldi con i feticci, però insomma c'è il ragionevole sospetto che quest'idea a Giuttari gli abbia data la Carlizzi. Ecco, diciamo, è un sospetto, non ci possono essere certezze, non si può essere nella mente dell'investigatore, ma il sospetto c'è. Il venerdì 17 la Carlizzi aveva parlato con lui di tutte queste storie, il lunedì successivo lui chiese per il permesso a Canessa di fare queste indagini. Vuol dire che la Carlizzi, bene o male, gli aveva dato delle ragioni sufficienti a partire su questa pista investigativa. Allora, diciamo che di lì in avanti Gabriella Pasquali Carlizzi sarebbe stata ascoltata più volte in varie occasioni, anche se poi oggi sembra che chi l'ascoltò dice che non credeva, insomma che diciamo, sminuisce l'importanza di questi colloqui, no? Però ecco, diciamo pure, per fare un esempio di quello che la Carlizzi raccontava, la Carlizzi arrivò anche a Perugia, arrivò anche nella vicenda di Narducci. Fu interrogata, questo l'avevo detto in un video riguardante Narducci, fu interrogata ai primi del 2002 e non so cosa raccontò, fu interrogata da Mignini, non so cosa raccontò, Mignini impose il silenzio, che però lei raccontò lo stesso le cose ai giornali, no? Era questo, diciamo così, il suo obiettivo, quello di comparire un po', non si accontentava di fare le cose nel sottofondo. Ecco, fu risentita il 4 settembre del 2002 da due funzionari, da due dirigenti della squadra mobile di Perugia, che andarono a Roma ad ascoltarla, mandati sicuramente dal PM, da Mignini, cioè diciamo che non credo proprio che fosse stata una loro iniziativa personale, anche perché si legge nel verbale che prepararono le dichiarazioni della Carlizzi. Ieri ho telefonato al dottor Mignini e gli ho parlato di due suore che sarebbero state interessate nel caso del mostro di Firenze. Una è suora Elisabetta, che tutelò Pacciani fino alla morte ed ebbe un interessamento un po' troppo particolare. L'altra suora che ho conosciuto diversi anni fa, tale suor Miriam, che effettivamente faceva parte del servizio segreto del Vaticano, questo avveniva nel 93. Questa suora mi chiese se attraverso i messaggi di padre Gabriele avevo notizie della salute del Papa. Padre Gabriele, lui dice padre Gabrieli, non so adesso se è Gabriele o Gabrieli, padre Gabrieli mi sembra a dire il vero. Padre Gabriele mi disse che era stato fatto un maleficio al Papa, una messa nera direttamente nel Vaticano, e gli avevano posto un feticcio nella rete ortopedica. Rivista la suora, gli comunicai quanto avevo saputo. Di seguito tornò questa suora per dirmi che il feticcio era stato trovato dove avevo indicato. Allora, dopo questa telefonata, evidentemente Mignini ne volle sapere di più e mandò gli uomini della questura a sentire la Carlizzi a Roma, no? Ci rimandò a spese nostre. Ecco, dobbiamo ricordarci che tutte queste indagini delle quali io sto parlando, queste indagini della pista esoterica, non dobbiamo dimenticare che sono tutte indagini che ebbero un costo, e io non so i conti se poi c'è qualche organo
dello Stato che si è preoccupato di raccogliere i costi di ogni inchiesta, eccetera, eccetera. No? Io non so come funzionano queste cose, però io credo che alla fine dei conti i soldi spesi in questa pista esoterica furono veramente tanti. A questo punto direi che abbiamo finito, rincontreremo il personaggio Gabriella Pasquali Carlizzi altre volte nel racconto di questa vicenda e nei prossimi video. Per il momento vi saluto.